Buongiorno, anche luglio se n'è andato, ma qui alla pausa non ci si pensa minimamente. Allora, per chi non lo sapesse, questa è la rubrica mensile dove tengo traccia di tutti i miei investimenti passati e dei miei piani e progetti futuri. Faccio tutto questo anche per avere una discussione costruttiva con voi, quindi qui sotto nei commenti cerchiamo di crescere l'un l'altro. Come avete notato nell'ultimo mese non sono nemmeno stato troppo presente su YouTube perché ho avviato alcuni progetti, alcuni molto impegnativi. Ad esempio, ho fondato una società e ho lanciato la mia prima applicazione. Nel mentre ho continuato a diversificare il mio portafoglio cripto, che tra l'altro ora sta scoppiando con il Bitcoin a più di $11.000. Ma di tutto questo e delle mie nuove posizioni nei mercati finanziari ne andremo a parlare più avanti nel video. Perché per chi fosse alla prima puntata di questa rubrica, il video si struttura così. Prima faccio una revisione dei miei investimenti passati, poi andiamo a parlare degli investimenti che ho fatto nell'ultimo mese ed infine ci sono i piani e progetti futuri. Prima di partire però, come ogni volta, voglio sottolineare che non sono un consulente finanziario, sono soltanto un ragazzo di 22 anni che sta condividendo la sua esperienza nel mondo degli investimenti. Quindi prima di fare ogni spostamento di denaro fai le tue opportune considerazioni. Ed ora direi che possiamo partire. Queste, le prime che menzionerò, sono tutte piattaforme di peer-to-peer lending. Per non stare ad approfondire ogni volta cosa sono, qui sotto in descrizione vi lascio il link ad una marea di fonti, articoli, video recensioni per andare ad approfondire questo argomento. Poi, dopo esservi informati ed aver analizzato i possibili rischi che hanno queste piattaforme, sempre qui sotto in descrizione trovate anche i link per accederci, che hanno anche qualche bonus. Ora faccio una veloce carrellata e aggiornamento sul mio investimento in queste piattaforme. La prima piattaforma nella quale investo si chiama Bondora. Qui nell'ultimo mese ho ritirato alcuni soldi, però nonostante ciò ho guadagnato circa 32 euro di interessi. La seconda piattaforma nella quale investo si chiama Mintos. Anche da qui ho prelevato alcuni soldi e ho guadagnato nonostante ciò sempre circa 32 euro. La terza piattaforma nella quale investo si chiama Estate Guru. Qui si va a fare peer-to-peer lending per progetti immobiliari e da questa piattaforma nell'ultimo mese ho guadagnato 1,38 euro di interesse. Quarta piattaforma, Rendimento Etico. Anche qui si va a fare peer-to-peer lending per l'immobiliare. Nell'ultimo mese è finito un progetto e ho guadagnato 46,50 euro di interessi. Quinta piattaforma nella quale investivo, perché nell'ultimo mese ho chiuso questo conto, era il conto di Twino dove avevo pochi soldi, quindi non aveva senso tenerli lì dentro. Li ho prelevati e probabilmente con quei soldi andrò ad investire nei mercati finanziari. Comunque da queste piattaforme nel corso dell'ultimo mese ho guadagnato 113,05 euro di interesse. Come avrete notato, nel corso degli ultimi mesi sto prelevando fortemente da queste piattaforme di peer-to-peer lending perché voglio arrivare al target di far incidere questo investimento nel mio portafoglio di investimenti per una percentuale inferiore del 10%, perché ritengo che sia la percentuale corretta per il mio caso individuale. Con i soldi che sto prelevando sto andando ad investire nei mercati finanziari e in alcuni miei progetti personali. Comunque, se volete andare a vedere che rendimenti ho avuto nel corso del tempo con queste piattaforme, vi lascio qui sotto in descrizione il link alla pagina Income Graph del mio blog, dove potete vedere tutti i dati di queste piattaforme. Sempre parlando di vecchi investimenti, anche se questi non so quanto si possano ritenere investimenti, vi faccio un aggiornamento dei miei due conti savings. Uno con Marcus, che diciamo è il mio emergency fund, dove ho un interesse dell'1,05%. Nell'ultimo mese con quel conto ho guadagnato 8 sterline, e l'altro con un Vault di Revolut, che è un interesse dello 0,8%, dove ho guadagnato circa 16 sterline di interesse. Entrambi purtroppo vi devo dire che sono disponibili soltanto per residenti nel Regno Unito. Ed ora è arrivato il momento di passare ai mercati finanziari. Prima di tutto vi faccio un aggiornamento del mio portafoglio gestito da un robo-advisor di Nutmeg, che è anche un portafoglio Lifetime ISA. Ho spiegato più volte nel corso delle precedenti puntate cos'è. Comunque in questo portafoglio ho 5.000 sterline investite e ad ora mi trovo con un profitto di 888 sterline. Questo portafoglio segue tendenzialmente l'andamento del mercato. Io ho investito durante il periodo molto negativo degli scorsi mesi, per questo mi trovo con questo profitto. Ed ora passiamo al mio conto di investimenti su Trading212 tra aggiornamenti e finalmente nuovi investimenti. Qui vedete il mio portafoglio con tutti i titoli ed eventuali aggiornamenti con profitto e perdite. Ad ora, come potete vedere, ho Berkshire Hathaway, WestRock, poi 3 azioni di National Grid e Under Armour. Queste ultime due in realtà sono bonus con l'apertura del conto, non le ho comprate io, e se riesco vi metto qui sotto in descrizione il link per avere un bonus all'apertura di un conto Trading212, ed io vi ringrazio perché oltre ad avere voi un bonus, anche io ho un bonus, quindi grazie. Poi i più fedeli di voi avranno notato che sto continuando ad accumulare 2 ETF, uno sui mercati emergenti e uno sull'S&P 500. Anche qui nell'ultimo
nell'ultimo mese ho investito 1000 sterline per ciascun ETF e dato che sto accumulando mese per mese non mi interessa il prezzo attuale di questi ETF, ma anzi se dovessero scendere in futuro sono disposto ad investire ancora di più. Parlando di piani di accumulo, sto continuando il mio piano di accumulo pubblico presupponendo la capacità di investimento di una famiglia media italiana, investendo 400 euro al mese su 2 ETF e Berkshire Hathaway, conglomerato enorme gestito da Warren Buffett, probabilmente il più ricco e famoso investitore. Trovate il link per andare a vedere il mio portafoglio qui sotto in descrizione, che man mano sto ottimizzando. Sto usando il broker eToro perché permette in modo molto semplice ed in tempo reale di vedere il portafoglio, ed oltretutto tramite questo broker, se volete, lo potete copiare in maniera completamente automatica selezionando la vostra cifra investita. Però prima che lo facciate, fate le vostre opportune considerazioni. E se volete trovate tantissimi video a tema investimenti nel mio canale, ma quello che vi consiglio è di sentire varie e diverse opinioni. Poi, fatto tutto questo, trovate il link del mio portafoglio qui sotto in descrizione. In questo momento mi trovo in perdita di circa $2, ma anche qui sto cavalcando il mercato a lungo termine con la strategia del dollar cost average. Rimanendo sempre nei mercati finanziari, sto continuando a provare altri 2 robo-advisor, Oval e Plum. Nel primo metto da parte alcuni soldi settimanalmente in base ad alcune mie azioni, poi questi soldi vengono investiti automaticamente in 2 loro fondi che io ho selezionato. Mentre nel secondo la quantità di soldi che viene messa da parte viene scelta in base ad alcuni parametri che ho dato io e in base all'intelligenza artificiale di Plum. Poi questi soldi si vanno ad investire in maniera automatica in 3 fondi che ho selezionato. Questi fondi sono all'interno dell'applicazione di Plum, ma sono gestiti da Vanguard. Plum, in quanto a fondi, ha una scelta molto più amplia di Oval perché il provider di questi fondi è Vanguard, però purtroppo Plum non è ancora disponibile in Italia. Comunque sia di Oval che di Plum vi lascio qui sotto il link e le risorse. Mi pare che di Oval ci sia anche un bonus di 5 euro se volete. Ora direi che passiamo al settore più caldo in questo momento, le criptovalute. Tra l'altro sto sudando tantissimo. Comunque a giugno fortunatamente avevo preso la mia ultima posizione di Bitcoin, sempre con la strategia del dollar cost average. Ho una media di ingresso a 6.500 euro ed ora, dato che ci troviamo con un Bitcoin a circa 10.000 euro, mi trovo in profitto. Per chi si chiedesse come e dove comprare Bitcoin, ci ho fatto un video a proposito e detta così velocemente, li compro gran parte delle volte su Coinbase Pro. Tra l'altro in descrizione trovate un link per accedere a questo servizio che vi dà anche $10 bonus al vostro primo investimento. Se no l'alternativa molto più semplice ed intuitiva è Conio, anche di questo servizio trovate il link in descrizione. Poi in realtà nell'ultimo periodo sto scoprendo anche un'altra piattaforma che si chiama Crypto.com, dalla quale potete comprare una valanga di criptovalute. Anche di questo servizio trovate il link in descrizione e oltretutto potete avere $50 bonus in pari valuta nella loro cripto MCO, ma ne andiamo a parlare ora. Inizialmente ho provato la piattaforma di Crypto.com per la loro funzione Earn, che ti permette di guadagnare degli interessi sulle criptovalute che depositi nella loro piattaforma. In questo momento ho depositato circa 0,3 Bitcoin e 2 Ethereum e nell'ultimo mese ho guadagnato di interessi 5 euro. Oltretutto questa piattaforma con questa applicazione ti permette di fare veramente tantissime altre cose. Per esempio da questa applicazione ho comprato tutte le altre cripto che sto accumulando per diversificare il mio portafoglio di criptovalute. Le ho prese da qui tra l'altro con carta perché in questo momento hanno le commissioni abbassate allo zero. Quindi sinceramente vi consiglio di andare a provare e sperimentare questa piattaforma. Tra l'altro col mio codice invita un amico potete avere $50 in MCO gratuitamente e volendo potete invitare anche voi altri amici ed approfittare di questa promozione, e io, se usate il mio codice invita un amico, vi ringrazio. Ora con questa schermata vi faccio vedere il mio portafoglio cripto in percentuale. Per questo mondo ho deciso di non mostrare più le cifre numeriche ma le cifre in percentuale, perché così facendo mi metterei a rischio e preferisco non far vedere quante cripto ho e soprattutto dove tengo le mie cripto. Comunque se andate a vedere qualche video in passato e approfondite potete capire bene o male di che cifre si parla. In ogni caso un video che vi consiglio di andare a vedere è il video sul mio portafoglio cripto, dove spiego anche come custodire al meglio le proprie cripto. Comunque tra le cripto dove ho investito ci sono molti progetti interessanti, quindi se volete lasciatemi qui sotto un commento e andiamo ad approfondire. Ora ormai mentre sono sbrombo di sudore andiamo a parlare finalmente dei progetti futuri. Sicuramente tra i progetti futuri c'è continuare tutti i miei portafogli di accumulo
e anche accumulare altri altcoin, perché come in tutti i miei investimenti io entro in dollar cost average, quindi il mio portafoglio cripto non è finito qui ma è in fase di evoluzione. Poi parlando non esclusivamente di investimenti monetari, come avete notato nell'ultimo periodo mi sto concentrando in alcuni progetti che vanno al di là del mio canale YouTube, come per esempio Risparming, che vorrei diventasse la community di riferimento del risparmiatore, dove con blog e pagine social stiamo condividendo gratuitamente tantissime informazioni sulla finanza personale. Ed oltretutto da poco abbiamo anche lanciato un'applicazione che ad ora è un money tracker e generatore di budget, ma aspira a diventare molto di più. Poi, come menzionato prima, sto creando una piattaforma che si dedicherà alla fiscalità internazionale con consulenti, commercialisti e legali per poter offrire il miglior servizio di gestione aziendale, andando così a far risparmiare tempo e soldi alle aziende. Questo, come potete immaginare, è un progetto molto delicato sul quale sto lavorando moltissimo e prima di lanciare la piattaforma ci vorrà un po' di tempo, ma vogliamo fare tutte le cose al meglio. Comunque il mese scorso abbiamo fondato l'azienda che si occuperà di questo e ci stiamo lavorando tantissimo. Tra l'altro di tutto questo trovate anche il video sul mio canale YouTube. Mentre tutto questo va avanti sto anche ristrutturando e strutturando al meglio la mia struttura aziendale. Ho appena fondato una holding che si chiama Revives Group Ltd. Tutto questo per riuscire a fare al meglio investimenti tramite un'azienda, ma di questo comunque ve ne parlerò più avanti, quindi se non volete perdervi il tutto iscrivetevi al canale. Oltretutto, a causa di alcuni NDA non posso rivelarvi alcuni altri progettini nei quali sto lavorando, quindi nonostante sia agosto io comunque impazzirò. E nuovamente, se volete scoprire il tutto iscrivetevi al canale. Ora vado a farmi una doccia perché sono veramente sbrombo. Se il video è stato interessante e vi è stato utile lasciate un mi piace, ditemi come sempre cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo alla prossima avventura. Per chi va in vacanza invece buone vacanze, io invece continuo a lavorare. Ciao a tutti raga!